Naviganti del Hobby, bentornati sul canale. In questi giorni vi sto viziando quasi con un video al giorno tra interviste questo e quell'altro. Allora, visto che sto come sempre finendo di dipingere le tonnellate di quantità di muri ormai calamitati e tutto, per fortuna il lavoro è praticamente finito, basta colorare gli ultimi muri, però sono più di 500 pezzi, quindi ne ho ogni giorno da fare. Visto che siamo qua, vi faccio proprio un prontuario per il dry brush, proprio quel video definitivo che vi fa vedere come iniziare e come andare avanti per bene con la tecnica del dry brush. Subito dopo la sigla. Benvenuti alla guida definitiva del dry brush. Allora, ne ho fatte già abbastanza di puntate dedicate al dry brush, ma oggi voglio veramente dare un colpo finale, cioè proprio il video che va linkato a chi vuole iniziare a fare dry brush e quindi dipingere in maniera facile. Dunque, la prima cosa da dire sono i pennelli. Vi faccio vedere, la Games Workshop produce pennelli come questi. Questo è un tipico dry brush grande, L infatti, che è large, con la punta piatta. Ovviamente io adesso lo sto già usando, quindi si sta già allargando, no? E questo è molto utile se fate scenari, ovviamente. Poi c'è un po' più piccolo e quindi la M, che è la medium, sempre dry, c'è scritto proprio dry sopra, quindi non potete sbagliare, e poi la S, che è il dry piccolo. Il piccolo si devasta abbastanza velocemente. Questi sono pennelli ovviamente sintetici, tutti quanti i dry brush in linea di massima sono sintetici, se non peli ispidi come addirittura quelli di cinghiale, però normalmente che parliamo di sintetici. La Games Workshop produce questi, durano un pochino, sono tutti piatti in questo caso, quindi la GW ha optato per il piatto, poi vi farò vedere come utilizzarlo. Mentre poi abbiamo Green Stuff World, per esempio, che produce questo tipo di pennello. L'altro più piccolino ce l'ho qui, guardate che bello, ce l'ho anche questo qui, e questi sono i pennelli grande e piccolo. Loro hanno varie misure, io ho preso la 3 e la 9 che sono le più utili, e questi hanno invece la punta radiale, vengono protetti da un tubicino e come vedete sono abbastanza tondi. Quando li mettete via non fate altro che tenere la parte, quella che vedete aperta qui sotto, tirate, quando sentite che stringe avete messo a posto. Questo grande ormai non lo trovo più, sarà da qualche parte, ma li ho praticamente talmente tanto distrutta, ve lo faccio vedere più da vicino, eccola qui, che ormai questa qua è andata. Vedete che il pelo centrale si è praticamente tutto distrutto, si è perso, quindi quando vado a fare il dry brush con questo sicuramente mi farà un dry brush non regolarissimo, ma non è male come cosa, ed è per questo che lo tengo, perché potrebbe essere utile invece poter e dover fare qualcosa che sia completamente non regolare, quindi irregolare, e quindi per esempio le rocce piuttosto che il legno e tutte le cose che di solito si trovano in natura. Poi ho trovato un tintoretto, questo mi ricordo è molto vecchio, ce l'avrò da 3-4 anni, ma l'ho usato poco e comunque dura abbastanza. È radiale questo, ma il pelo ai lati, cioè sulla corona intorno, sono più corti di quelli centrali. Questo è un tintoretto che è un produttore italiano e non è male, ovviamente super cheap in questo caso, lo trovate tranquillamente anche o nei negozi di belle arti, ma anche all'Eroe Merlin. Poi andiamo sul pesante, cioè su quelli veramente belli. Abbiamo, che avete visto in questo periodo, Evil Eyes, quindi il Zen Hunter italiano fatto da Borciani Bonazzi. Sono quelli che sto usando di più, vi dico la verità, soprattutto per l'impugnatura e per il fatto che hanno le due parti molto lunghe, utili da usare quasi come una penna, quindi il tocco è un po' più leggero. Come vedete, da un lato abbiamo il pelo che è morbido in cima
e setola più dura sotto, quindi è un misto, e sfetta da un lato, in modo tale che voi potete andare da un lato dando il segno più grosso, e se girate dalla parte opposta avete un segno più deciso e più duro, ok? Dall'altra parte abbiamo un pelo nero, adesso vediamo se riesco a mettervelo un po' più a fuoco, ok, eccolo qui. Questo pelo nero, tento di farvelo vedere da vicino, sempre con ai lati più corto, in centro più largo, è più duro e setoso e ha proprio una parte in mezzo, se voi tirate il dito, che sembra che abbia una lamina di plastica da quanto è duro, e a metà proprio. Questa cosa qui è molto utile quando andate a fare particolari un po' più piccoli e dovete stare leggeri, ok? Ma poi vi faccio vedere. Altra cosa sempre di Evil Eyes, quindi della serie nuova di Borciani e Bonazzi, è il flail, che è praticamente la stessa cosa dell'altro, un po' più grande. Ci sto facendo la maggior parte delle le prime 3 parti delle pareti, diciamo, di HeroQuest le sto facendo con questo qui, e si vede perché lo sto già maneggiando parecchio. Vado a distanza per 1, così vedete. Andiamo a un'altra marca super top, questa qui è la Artis Opus, vi arrivano addirittura su questa confezione super bella, vedete che avete proprio tutto quanto l'ambaradam fatto da loro, e questi sono altri pennelli fatti veramente bene, un gran pelo, devo dire la verità, non durano tantissimo. Io faccio tanto dry brush, per carità, però a differenza di Green Stuff non si distrugge al centro, si distrugge ai lati, il che è un po' meglio perché dura un po' di più, ma insomma si distruggono abbastanza. Guardate, questo ormai è praticamente andato perché è rigidissimo, quindi ci faccio veramente poco. Questo anche è completamente morto, diciamo quasi, e questo qui praticamente, come vedete, è talmente piccolo, servirebbe a fare le parti in dry brush, diciamo proprio delle spade, queste cose qui, delle miniature. È talmente piccolo e talmente ha perso pelo che non ci siamo più, ma vi dico la verità, non li ho usati così tanto, quindi secondo me fra tutti il costo che ha Artis Opus è un po' elevato rispetto a quello che dà. Ovviamente qui vi danno anche il sapone, quindi il primo kit è super VIP perché vi danno anche il sapone, e il dump, che è molto utile perché mettete all'interno l'acqua e potete praticamente ravvivare il colore che avete messo sul pennello dry. Ovviamente è un'altra tecnica, si può usare per esempio per lo stippling, dopo vi faccio vedere, è abbastanza comoda. Detto questo, abbiamo messo in campo praticamente tutti i pennelli che ho, ma ovviamente potete usare anche, diciamo, cose laminate, per esempio il numero 4 Evil Eyes AX o X, scusatemi, sarebbe comunque ascia. Come vedete è piatto, di solito si usa per stendere il colore, però potrebbe essere usato anche per un dry brush molto leggero, basta che non distruggiate, diciamo, completamente il pennello. Io andrei più su quelli fatti apposta, e quindi per carità vi ho fatto vedere, ce n'è veramente un bel po' per tutti i gusti, per tutte le tasche. Passo alla tecnica principale. Allora, la tecnica principale del dry brush è praticamente tenere il colore asciutto sul pennello, ma ci sono delle eccezioni che possono essere anche quelle appunto di in realtà inumidire il colore per poter andare leggeri, ok, e lasciare tanto colore. Però sappiate che non è esattamente un dry, è una parte, una tecnica del dry. Vi faccio vedere su un, diciamo, pezzo di muro appunto a cui ho dato il primer nero. Non l'ho dato nemmeno tanto forte, come vedete ci sono dei punti che non hanno tanto grigio, ma tanto adesso ci passo sopra col grigio scuro. Se state iniziando, sicuramente non avete una tavola texture o texturizzata, quindi poi vi faccio vedere cosa è. E quindi avete lo Scottex, utilizzate lo Scottex, prendete il vostro pennello di dry brush per il dry brush, il colore che andate a mescolare, sapete che ci sono anche qui vari tipi di colori, per esempio la Games Workshop ha una serie che si chiama Dry, che è fantastica perché i colori sembrano delle ricotte, quindi sono colori molto molto secchi. Vediamo se riesco a farvene vedere uno che ho qua. Questo qui per esempio è un Dry Astorat Red,
che sarei proprio a fare, guardate, non l'ho ancora aperto, ma ve lo faccio vedere in anteprima. Mescolo comunque nonostante sia un colore dry e non abbia bisogno di grande mescolatura, però guardate, quando vado ad aprire il colore all'interno, come vedete, è quasi secco ed è una sorta di ricotta, ok? Quindi è con poca acqua, per capirci, in modo tale che sia più facile utilizzarlo in questo modo. Avete quindi, torniamo al nostro colore normale, quindi questo è un Army Painter base Dungeon per dare praticamente il colore nei kit che trovate di, per esempio, Game Master. In questo caso è un po' più grandina la boccia ed è comoda per questo motivo. Allora prendete il colore, ok, e andate a stemperarlo sul pennello. Non premete troppo il pennello in modo tale che abbiate, diciamo, il colore sulla punta del pennello ma non su tutto quanto il pennello, e poi andate a gentilmente spolverare. Quindi vado proprio, vedete, su e giù, in questo caso orizzontale, e vado a dare il colore al pennello, alla miniatura, ok? Qui vado praticamente gentile dappertutto e faccio in modo che la mia miniatura prenda il colore che ho sul pennello. Se devo passare più volte, passo più volte. Non dovete mai esagerare con la pressione se volete avere un dry brush fatto veramente bene. Si può premere, ma ovviamente lascerete giù più colore e molto meno sfumato, perché diventerà parecchio, diciamo, intenso, e avete perso un pochino quell'effetto che volevate di sfumatura. Se invece andate leggeri in questo modo, guardate, proprio leggeri, e continuate a passare stratificando, si ha veramente un bel effetto sfumatura, gradiente, quasi come se fosse aerografo. Ovviamente non prendete con le pinze questa affermazione, perché diciamo che è completamente diverso il tipo di stesura di colore, perché con l'aerografo è il modo per stenderlo veramente più sottile possibile il colore, e quindi la sfumatura sarà veramente tanto sottile e il colore, che è molto liquido, non lascia texture. Nel caso del dry brush è l'opposto, quindi voi avete tanta texturizzazione del materiale che state andando a trattare. Però vedete che la situazione poi alla fine, quando sono passato, è questa: avrò delle sfumature di questo tipo. Nelle parti interne sono andato meno e nelle parti esterne ho indugiato un po' di più, in modo tale che si veda questa differenza. Quindi qui sono andato tanto e ai lati, sugli spigoli, vedete, il resto l'ho toccato poco, in modo tale che abbia un effetto sfumatura già con il primo colore e quindi già con il primo grigio. Passo a una seconda tecnica per stemperare il pennello, che io preferisco, e non è tantissimo che la preferisco, diciamo che parliamo di 1 anno e mezzo, non di più. La tavola texturizzata, questa per esempio è di Artis Opus, è praticamente un MDF che ha sopra, come vedete, un disegno texturizzato. Queste sono le texture cosiddette, e questo è molto utile perché il colore resta di più sul pennello rispetto allo Scottex. E guardate, vado praticamente a stendere il colore, prendo un altro mattoncino, vediamo un pochino, così non vado a... posso prendere meno colore, faccio la stessa cosa che facevo sul pezzo di carta, sullo Scottex, ma mi rimane sicuramente più colore e più bagnato sul pennello. Quindi se lo voglio più asciutto, vado ad aumentare il lavoro che sto facendo. Io lo sto facendo in questo momento radiale, si può fare anche, specie con questo pennello che ha una direzione in orizzontale e verticale, ok, come vi trovate bene voi, e poi andate a passare. Però se guardate, in questo caso io sto passando con la stessa forza e la stessa energia dell'altro, ma se guardate l'effetto è leggermente diverso. Come vedete, ne lascia un po' di più all'inizio e poi diciamo che bisogna andare a riprenderselo, e veramente va stemperato un po' di più perché è un po' più bagnato e meno asciutto, perché ne rimane di più sul pennello, ma mi aiuta a dare, come vedete, più pigmentazione alla miniatura, quindi rilascia sostanzialmente più colore. Guardate un pochino come sta venendo fuori questa,
sempre sull'interno lascio un po' più di ombra, quindi tocco meno, e vado sull'esterno. Se passo più volte lascio più colore e quindi mi viene fuori questo effetto qui, vedete? Eccolo qua. Io spesso vado sugli spigoli e faccio sentire di più il pennello sugli spigoli in modo tale che si veda. Ovviamente sto toccando anche la miniatura, ma tanto il pennello asciutto si asciuga mentre lo fate quasi, no? Passiamo al secondo colore. Non pulite il primo, così lasciate che ci sia un po' di sfumatura, mescolate come sempre il vostro colore, preparatelo e dopodiché lo mettete anche tranquillamente sopra l'altro e in questo modo avete fatto già una prima sfumatura. Quindi prendete il colore col pennello e andate a rifare quello che facevate prima. Qui state già un po' mescolando, quindi avete già una sfumatura in più, ok? Sempre leggeri, sempre sfumando sopra, sinistra e destra, ovvero in questo caso per me è sinistra e destra, ma è verticale il movimento. Vado sugli spigoli e guardate già cosa viene fuori. Vedete come risalta? E questo è semplicemente un secondo passaggio. Esagero un pochino, se vedo che il colore comincia a mancare posso riprenderlo, non serve moltissimo, oppure posso andare a premere un po' di più, però vi consiglio di non iniziare premendo tanto, ma di stratificare, perché avete più soddisfazione sulle sfumature, anche se è un po' più lento il processo, ma soprattutto imparate a gestire il pennello, che la pressione fa veramente trasformare in un'altra cosa. Cioè, ovviamente premendo succede altro, quindi all'inizio vi consiglio di proprio imparare a tenere la stessa pressione e stratificare, in modo tale che avete imparato anche a gestire quanto colore lasciare giù sulla tavolozza, ok? Se non avete quella tavolozza, vi ripeto, usate lo Scottex. Se volete farvela, basta una tavola di legno, incidetela in qualche modo, in modo tale che abbia tanti segni e quindi il pennello rilasci giù più facilmente, grazie anche al fatto che il legno comunque assorbe un pochino di quel colore, perché non è proprio plastica. Non si può infatti fare sul vetro e sulla plastica. E qui siamo arrivati al secondo passaggio. Terzo passaggio, vado a fare a levare il colore del pennello sulla parte di tavolozza che non aveva il grigio scuro, in modo tale che ho ancora più chiaro. E vedete che se vado sugli spigoli comincio ad avere veramente un effetto pietra bello. Guardate come sfuma e come viene bene. Calcolate che io li sto colorando tutti così perché sto facendo il tavolo per il format e ci tengo che sia veramente bello, tanto una volta fatto insomma non lo fate più, però il processo richiede tempo, perché immaginate quanto devo stratificare, quanti passaggi sto facendo, anche se si tratta solo di dry brush. E dico solo perché effettivamente è una tecnica che non viene utilizzata più praticamente dai cosiddetti pro, quindi tutti, anche quelli che trovate nelle interviste. Quando faccio le interviste raramente usano il dry brush, ma se gli chiedete di farvelo vedere certamente lo sanno fare, e il dry brush può dare delle grandi soddisfazioni a chi sta iniziando a dipingere. Quindi io, fossi in voi, imparerei questa tecnica insieme alle altre come una delle prime in assoluto, perché avete veramente una grande soddisfazione sul realismo che può dare, perché satura veramente bene, crea questa componente texture che guardate come trasforma la pietra. E qui sto facendo solo sfumature di grigio, perché poi vado a trattarli con il solito rust, il solito moss, quindi metto dopo gli effetti, no? Però se voi volete fare una roccia un po' più complessa potete mettere anche dei fondi marroni, dei fondi terracotta, ci sono anche dei verdi e dei rossi che potete mettere sotto e poi sopra ripassare coi grigi, in modo tale che abbiate proprio una roccia un po' più colorata e meno pietra, ok? Cioè meno proprio roccia bianca grigia. Poi prendete il bianco, io uso sempre in questo caso Dungeon FX, ma potete usare veramente qualsiasi triade di colori, grigio scuro, grigio medio, grigio chiaro. Il bianco, quindi un effect proprio
in realtà è un bianco, questo qui che chiamano Effect dell'Army Painter, ce n'è poco perché non ho già usato parecchio. Il bianco va utilizzato ovviamente con parsimonia, quindi ancora meno. Andate sempre nelle zone dove avete un pochino stemperato prima, e adesso io, ok, vi faccio vedere un pochino così. Vedete qui ne ho parecchio di colore, quindi andrò leggero solo sugli spigoli e vado a far risaltare gli spigoli. Però guardate, leggero leggero cosa salta fuori. Se state leggeri anche sulle superfici piatte, farà un altro effetto texture molto interessante che vi aiuterà ad avere ancora più tridimensionalità. Vedete che se vado a illuminare gli spigoli viene fuori un bel effetto, e guardate che pietra fatta con 3 passaggi, 4 diciamo, per essere più precisi sono 4. Qui vedete vado solo dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto, spigolo, spigolo e spigolo, anche da qui, qui sopra e qui sotto, e avete, vedete, una differenza di movimento che vi dà parecchio movimento, e avete gestito già un dry brush che è veramente fantastico in quanti passaggi? 4, non di più. E quindi veramente direi che questa è una tecnica che aiuta tantissimo negli scenari, specie se state facendo HeroQuest, il tavolo insomma che possiamo fornirvi anche noi in 3D, e sapete che come vedete insomma è piuttosto lungo da dipingere, ma se andate in questo modo siete veloci e avete comunque delle soddisfazioni. Allora ecco qua che vado a finire anche questo, quindi spigolo sotto. Se faccio gli spigoli tra le altre, siccome questo è un pennello più grosso, il resto tocca un po' il centro, e quindi alla fin fine io ho il mio movimento. Poi in dei punti posso anche esagerare un po', ed ecco qui, vedete qui ho premuto un po' per dargli un pochino quel colpo diciamo sugli angoli. Quando ho fatto questo, adesso ne prendo un altro ancora, ho praticamente finito volendo la base della mia pietra, e dopodiché non devo fare altro che gestire un pochino con dei colori effect quello che voglio dopo, quindi il muschio, la ruggine, ma questo è un altro, diciamo, volendo un altro tutorial, no? Vi sto facendo vedere in questo caso la parte in 3D finita di dipingere, ma vi sto facendo vedere proprio le tecniche per fare e utilizzare il dry brush al meglio, diciamo, per essere veloci e avere una bella soddisfazione. Guardate come viene fuori e come sembra proprio già realistica solo così, no? E diciamo che qui siamo arrivati praticamente già a un punto. Poi se voglio ravvivare il colore uso il dump, che è questo, vado a metterci l'acqua dentro e quindi praticamente metto dell'acqua al suo interno, lascio che lui si assorba la sua acqua, quindi premo, la spugna assorbe. Una volta che avete col dito fatto assorbire, diciamo, dalla spugna, che è un foam praticamente come quelli che tengono praticamente le miniature stesse, no? Andate a rovesciare l'acqua in più, magari se ce n'è troppa, nella tazza, e quindi qui cosa succede? Che avete il colore che si può ravvivare sul pennello. Qui è asciutto, se io vado a fare questo vedete che il pennello di nuovo torna. Allora io torno a fare questo sulla tavoletta, però a questo punto vedete che è talmente bagnato che devo fare tanto questo lavoro per levarlo, ma è utile perché mi fa diventare il pennello super pigmentante, quindi ancora più leggero dopo. Però guardate com'è facile ravvivare, diciamo, il pennello che sembrava aver bisogno di altro colore. Serve sostanzialmente in due cose: non sprecare colore, guardate, ecco di nuovo che torna, vedete, quindi spreco molto meno colore perché ne ho tantissimo, e poi ad avere pigmento, quindi faccio gli spigoli per esempio e vado a dare proprio un colpo di luce agli spigoli, vedete? Questa è una parte del dry brush importante che viene detta poco, nel senso che molti vi dicono che il dry brush si usa a pennello solo asciutto. La realtà è che si può fare anche questa cosa qui, che è molto utile, e vedete quanto potete andare avanti, e lascia anche un po' di pigmenti in più. Quindi per esempio guardate qui,
qui ho il pennello che non è totalmente asciutto, però guardate come l'effetto viene fuori. Ovviamente poi vado ad asciugarlo se voglio avere un bianco più forte, torno a fare il dry brush vero e proprio e vado a dare i colpi. Se ancora non mi soddisfa perché è poco bianco, continuo a mettere bianco e avrò l'effetto che volevo. Vedete come cambia? E questo in questo caso effettivamente va proprio a colorare. Se voi battete sugli spigoli, andate veramente a colorare la miniatura, perché c'è il colore che non è completamente asciutto sul pennello, però guardate come si stende poi la pietra. Personalmente preferisco un effetto di questo genere completamente sfumato, perché in questo modo rischiate di avere meno sfumatura. Però poi qui sopra ultimi colpi di bianco asciuttissimo in questo caso, quindi non più nel dump ma fatto proprio a pennello asciutto, e avrete un effetto ancora più sfumato. Dopo io addirittura metto il Null Oil, quindi uso il nero come wash nel caso della pietra, come sto facendo per HeroQuest, e viene veramente molto molto carina. Diciamo che in finale viene veramente bene. Quando avete finito di utilizzare il pennello, andate a lavarlo. Io adesso sto usando di Borciani & Bonazzi il fondo che è texturizzato, quindi io sul fondo non ho la tazza liscia ma ho il silicone di Borciani & Bonazzi che rimuove più facilmente il colore dal pennello. Vado a pulirmelo nel bicchiere normale, che tra l'altro ora ha l'acqua sporca, quindi in realtà rischia di sporcarsi ancora di più, e vado ad asciugarlo un pochino per non premere troppo asciugarlo con le dita che strappate magari il pelo. Andate a prendervi un Scottex che in questo caso serve proprio ad asciugarlo. Fate la stessa cosa che facevate prima, solo che qui state asciugando il pennello. Se lo volete a questo punto lavare, potete prendere un sapone, per esempio questo di Leonardo da Vinci, quindi della Da Vinci, ma ce ne sono di diversi tipi. Prendete l'acqua possibilmente abbastanza pulita, fate un movimento radiale anche qui, raccogliete un po' di sapone e andate sullo Scottex stesso a fare un po' di giretti. Quando avete fatto un po' di giro pulizia, tornate nella tazza, andate a vedere se si pulisce. Se usate il fondo con le texture viene veramente veramente pulito e si vede la differenza, perché il pennello, una volta che io l'ho asciugato, guardate, diventa praticamente come nuovo e torna bianco. Guardate com'è bianco adesso, è proprio esattamente come se fosse nuovo. Ora vedete che è umido, quindi io vado ad asciugarlo per bene e poi so che se voglio utilizzare ancora questo, l'effetto sarà quello del dump, come se avessi intinto nel foam praticamente il pennello. Quindi occhio che se volete continuare col dry, a questo punto cambiate pennello e lasciate che quello si asciughi per bene e voi andate avanti con l'altro, ok? Questo, ragazzi, più o meno è quello che c'è da sapere sul dry brush per cominciare. Vi faccio vedere un'ultima cosa, quindi una tecnica per fare la pietra usando invece i colori di Army Painter, i colori AK, dove invece di una triade usiamo un quartetto. Arrivo. Ragazzi, prendo un altro pezzo nero perché ricominciamo da capo a vedere tutto. Questo è, vedete, Wargame 3G Special Set, quindi questa è Stone and Rock Effects fatto dalla AK con i nuovi Third Generation, quindi la terza generazione di colori. Dentro ci sono 4 colori. Vedete che qui il colore, i colori di mezzo non sono esattamente grigi, quindi non viene tutto saturato, ma viene un pochino più variopinto, no? Viene fuori una pietra variopinta. Loro fanno appunto i 4 colori, partite dal più scuro e arrivate al più chiaro. Quindi mescolo il primo, e qui in questo caso, ragazzi, de gustibus, nel senso che quando fate dry brush la prima cosa da sapere è che difficilmente c'è un colore meglio dell'altro, salvo i GV che sono già dry.
quindi dovete asciugare il colore sul pennello e basta. Quindi potete usare tutti i tipi di colori. Voi sapete che come sponsor del canale io ho Army Painter e mi trovo benissimo, specialmente quando faccio scenari, però insomma ce ne sono tanti di colori e sapete che vi faccio vedere anche le alternative. Una cosa che adoro di Army Painter stessa è che non mi ha mai detto mi raccomando fai vedere solo i miei, il che vi fa capire per esempio la passione con cui i ragazzi di Army Painter fanno quello che fanno, cioè il loro mestiere, non nasce proprio dalla passione della condivisione dell'hobby. Loro fanno il loro e pubblicizzano loro dicendo quello che fanno loro e non dicono ai vlogger fai vedere solo i miei, ok? Non c'è un'esclusiva, no? Questo mi piace molto. Allora guardate, questo comunque si chiama Tenebrous Grey, quindi è un grigio tenebroso. Vado a fare il mio dry brush col grigio tenebroso e inizio a fare il dry brush sulla roccia. Come vedete si vede poco, quindi posso andare a marcare anche abbastanza, ok? Questo poi adesso mi verrà fuori un po' diverso dagli altri, vedrò poi se magari con un po' di grigio chiaro e bianco dell'Army Painter alla fine lo sistemerò simile agli altri, perché ovviamente ora per farvi vedere a voi come viene fuori rischio di... Vedete qua per esempio avevo un po' di colore spanto, ma lo posso tirare in giro perché tanto qui stiamo veramente facendo la base che sarà un petrolio, come vedete è proprio un grigio petrolio, ok? Quindi c'è una componente violacea all'interno ed è già molto bello, devo dire. Andate soprattutto nei recessi in questo caso e qui potete anche esagerare un po' perché ovviamente quello che ci interessa è dare una base petrolio a tutta la miniatura. Quindi in questo caso ecco qua il risultato, vedete che è leggermente violaceo, ok? Loro poi suggeriscono di usare il grafite, che è un grigio già parecchio chiaro. Questo andrà a schiarire tantissimo, quindi qui già cambiamo completamente diciamo il colore della pietra. Vado a prendere il grafite, mescolo già con l'altro, quindi come vedete ho già una sfumatura e me la tengo perché è talmente scuro l'altro e talmente chiaro questo che mi fa comodo avere un passaggio intermedio e vado a darlo proprio sugli spigoli della pietra. Qui cerco di essere un po' più a passaggi, vedete che vado in giro non proprio dappertutto in modo tale che abbia ho il vizio di farlo cadere oggi, mi finirà sul colore, si sporcherà tutto e finirà qui la puntata, ma vabbè. Allora guardate, vedete che sto andando in giro a fare dagli spigoli verso poi l'interno per capire dove voglio un po' più di luce e questa è la sfumatura fra il primo colore e il secondo, ok? Quindi già sto sfumando, poi mi prendo il mio grigio da solo e vado a farmi la sfumatura di grigio chiara che è il grafite proprio puro e qui vado a riportare il colore della pietra al chiaro e guardate, vedete come torna a essere grigiastra, però sotto ho le altre due sfumature, cioè la base petrolio e la parte alta, diciamo, la parte diciamo media fatta con petrolio e grafite e già avete una resa diversa di tutta la roccia. Prendo ancora il grafite, avanti con il grafite, ancora. Non vi spaventate se a volte viene fuori tanto, perché in realtà adesso abbiamo da fare altre due sfumature ancora più chiare, quindi verrà parecchio chiaro alla fine. E qui, anche qui, infatti vado a marcare un pochino e via. E qui abbiamo fatto già la seconda parte. Ovviamente questo kit che loro utilizzano servirebbe diciamo anche per farlo al liquido, non solo a dry brush, però il mio mi trovo veramente bene. Adesso prendete il rock gray e quindi avete una terza sfumatura, che in questo caso diventa la quarta, fatta diciamo molto chiara. Ora anche qui continuerò sempre a utilizzare lo stesso pennello in modo tale che mi venga fuori una sfumatura anche qui gradiente, quindi a questo punto non sto usando esattamente il colore puro
chiaro, quindi il terzo, ma sta diventando il quarto e quindi poi diventerà il quinto, quello che doveva essere il terzo. Non so se mi state seguendo. Vedete che vado a fare spigoli sempre uguale, parte sopra, diagonale in mezzo, spigolo, spigolo e parte sotto, e in questo modo ho questa luce, questa sfumatura. Poi questo è un altro metodo che può essere molto utile. Vedete, quindi spigolo, andate a risaltare gli spigoli, ok, e dopo fate una parte bassa, una parte in mezzo, una parte alta, e avete questa sfumatura che diventa veramente interessante. Guardate, ok, parte interna, stessa cosa, vado più sullo spigolo interno, proprio il primo interno, vado sui bordi, non troppo qui, solo per far risaltare un pochino, perché quella parte lì dovrebbe rimanere in ombra, quindi sto di più sulle parti esterne. Ecco qua. Ora mi prendo il colore puro e vado a fare proprio il grigio chiaro, quindi vado a prendere le sfumature sugli spigoli. Guardate che roba che viene fuori. Questo proprio è un dry brush fatto con tanti passaggi, come vedete, e i tanti passaggi rendono veramente bello lo scenario. Calcolate che le basette con questo vengono veramente, con questa tecnica, molto belle, perché rispetto alla miniatura a me piace molto questa differenza che si vede proprio del diciamo l'aspetto proprio realistico della basetta rispetto alla parte, diciamo, della miniatura che magari avete fatto con gli highlight, addirittura con il metano metal, eccetera. Guardate come viene fuori già la pietra in questo modo qui. E non è finita, manca il white gray che tira le botte finali, diciamo. Ovviamente anche qui a questo punto andrò a sfumare e quindi vado a metterlo piccolino qui. Non me ne serve tanto, siamo praticamente a un bianco, però vedete leggermente più scuro di quello di Army Painter, che è proprio bianco. Vado a mescolare all'altro grigio, eccolo qui, e quindi come sempre spigolo, ecco qua, ancora un pochino di colpi di luce in giro qui, anche qui, e poi mi vado a prendere il bianco puro e vado proprio a tirarlo via dal pennello parecchio. Qui mi serve veramente asciutto il pennello, perché dopo vado a tirare delle botte di bianco veramente impressionanti. Però guardate cosa salta fuori. Anche qui è talmente bianco che non serve farlo nemmeno su tutti gli spigoli. Lasciate un po' e un po' e avete veramente un effetto bellissimo. Quindi si tratta molto di non andare a prendere tutta la miniatura, ma solo in ultima, diciamo, delle parti che possono dare questo effetto. Ok, guardate qui la luce. Ok, e qui. Vedete cosa salta fuori? Questa è una pietra fatta con 4 colori, in questo caso di AK, ma quello che ci tenevo a farvi vedere è il tipo di colori, no? Cioè, come vedete, è una pietra fatta con 2 componenti: petrolio, un marrone chiaro, un beige quasi osso, e quindi vedete che alla fine la pietra viene fuori, ma la differenza si vede abbastanza, perché è fatto con 3 passaggi, è fatto in questo modo qua, e ovviamente serve fare delle lavature. In questo caso la lavatura potrebbe anche non essere fatta, chiaro che se la fate cambia anche lì, cambia anche lì. Guarda, stavo guardando adesso mentre vi facevo vedere a voi che in questo pezzo piccolo dove passa l'ombra, se fate subito uno spigolo di luce e poi di nuovo ombra, fa un po' questo effetto carino. Vedete la differenza? Qui ci sono 6 passaggi e qui ce ne sono 3. E vedete già come cambia l'utilizzo del dry brush, ok? Questo è quanto, ragazzi. Io ci tenevo veramente a farvi vedere un pochino
questa cosa perché se ne parla poco del dry brush e male spesso, perché si fa troppo velocemente, troppo di fretta, e viene infatti considerata una tecnica minore, quando se fatta bene, quando poi andate a fare le lavature e tutto il resto, viene fuori veramente un bel lavoro, ok? Quindi ragazzi, non vi sfrattate il dry brush, imparatelo, perché aiuta a farvi veramente la mano, specialmente con la pressione del colore, con la pressione diciamo del pennello e quindi del colore sulla miniatura, ed è utilissimo per fare tutto quello che sono gli scenari e le basette. Vi lascio al recap. Allora ragazzi, spero che questa cosa vi sia piaciuta, che sia utile a tutti quanti. Avete visto quanti pennelli, come utilizzare il colore, le modalità diciamo di utilizzo, radiali piuttosto che orizzontale e verticale, il dip quindi con l'acqua, o lo stippling, che è una tecnica che diciamo possiamo associare al dry brush. Spero che questa guida sia utile e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! We could be the